Benvenuti ragazzi, sto andando via da un cantiere, potete vedere forse la rete dietro di me, e in realtà non è un cantiere prettamente strutturale questo. C'è un gatto nero che mi ha attraversato la strada, grandissimo, ti voglio bene lo stesso. Ok, no, dicevo, non è un cantiere prettamente strutturale, perché ogni tanto mi capita di fare anche qualche cantierino diverso, soprattutto perché ho mio papà ha un'impresa edile, quindi cerco di gestire un po' anche altre cose quando capita e serve. E però in questo cantiere c'erano strutture in acciaio, ne stai lavorando dentro questo camioncino, e veramente ben fatto. Poi vi faccio vedere qualche foto, qualche video. E allora mi è venuta in mente questa cosa di parlare un pochettino del discorso, tra l'altro è un'altra domanda che mi avete fatto qualche volta, su cosa specializzarsi. Cioè, a volte mi chiedete, ma in che cosa mi posso specializzare? Cioè, qual è l'ambito migliore in cui posso lavorare come ingegnere civile? Cioè, in quale ambito puntare di più? Perché ce ne sono veramente tanti, quindi c'è l'ambito dell'ingegneria civile è molto ampio, appunto uno si può mettere a fare progettazione architettonica, progettazione strutturale, si può mettere a fare consulenze, si può mettere a fare direzione lavori, si può mettere a fare sicurezza in cantiere, cioè veramente le strade sono infinite. E ovviamente anche qui subentra sempre la famosa frase, insomma dipende se c'è una cosa che vi appassiona più di altre, fate quella. Però in generale il problema qual è? Che sicuramente specializzarsi in una cosa ed essere bravi in quella cosa è un surplus che voi avete, perché se diventate bravi in quello poi venite contattati per fare quello, e questa ve lo garantisco per esperienza, è una cosa che ripaga. Ad esempio, se voi comunque siete bravi nelle strutture, le fate bene, poi fate qualche commessa, la voce gira, poi vi chiamano per fare le strutture. Se voi invece, diciamo, fate un'altra tipologia di cosa, ovviamente poi venite contattati per quella cosa. Però quello che voglio dirvi è essere bravi in una cosa è importante, ma sapere un pochettino di tutto quello che la circonda è ancora più importante, perché se voi siete, diciamo, limitati a quella cosa lì, quando c'è un discorso anche generale su quell'argomento e non riuscite a ricollegare poi i puntini, i passaggi che servono. Faccio un esempio: la consegna di una pratica, cioè una pratica, e ovviamente c'è la parte strutturale, la parte architettonica, le carte da compilare per mandare in comune, tutte queste cose. Se voi, come ad esempio ingegnere strutturista, non le fate ma le conoscete, avete comunque un vantaggio. È ovvio che il miglior modo per conoscerle sarebbe farlo qualche volta. Infatti io, diciamo, ho fatto così, ho imparato un po' da solo e adesso so gestire un pochettino il processo. Poi però ad oggi difficilmente faccio io direttamente le pratiche edilizie, però anche perché è una cosa obbligatoria, perché se un cliente ti chiama e ti dice guarda, io devo fare casa mia ma vorrei che tu mi gestisci tutto, o lo sai fare, lo fai tu, oppure ti rivolgi a un'altra persona, ma quando ti rivolgi a un'altra persona la firma comunque, cioè la responsabilità è tua. Quindi se non conosci il processo che c'è alla base di quella cosa lì, difficilmente poi riesci a gestirla nel modo corretto. Quindi questa è una cosa importante. E poi dopo, a livello invece di in che cosa consigli di specializzarsi, lì diciamo che se rimaniamo nell'ambito dell'ingegneria civile, vi direi magari partite con una progettazione, quindi cercate di specializzarvi magari in quello e poi eventualmente potete spostarvi verso la direzione lavori, comunque fare le due cose in parallelo. Difficilmente consiglio di partire dalla direzione lavori e poi fare la progettazione, perché è vero che andando in cantiere impari tante cose, ma se poi non sai
cioè cosa c'è alla base di quelle cose lì, poi che si morde la coda. Diciamo che in realtà sarebbe meglio fare prima, diciamo, prima uno e poi l'altro, prima il progetto, poi la direzione lavori, però non c'è una regola generale anche qui, dipende da uno cosa, che possibilità ha anche e che cosa vuole fare in realtà. Diciamo che gli ambiti sono tantissimi, l'importante penso sia rispettare un pochettino questa regola, quindi scegliete comunque qualcosa di specialistico su cui puntare, ma cercate anche di studiare quelle che sono le condizioni al contorno, che penso che sia una cosa importante. Ok ragazzi, allora se avete domande, dubbi, qualsiasi cosa, scriveteli nei commenti e cercherò di rispondervi o tramite un altro video, nei commenti stessi. E questo è quanto e ci vediamo al prossimo vlog da ingegneri. Ciao!